Ciao a tutti, oggi sono a bordo del nuovissimo Baglietto T52 Hybrid, il primo yacht ibrido di Baglietto. Baglietto è un cantiere italiano che, anche se è stato fondato nel 1854, ha sempre posto tantissima attenzione sulla ricerca e lo sviluppo per essere sempre all'avanguardia. Ricorderete infatti che Baglietto da tempo lavora ad un progetto chiamato B0, che attraverso l'uso dell'idrogeno prevede zero emissioni. Questa zona di poppa è divisa in due aree. La prima è a strettissimo contatto con il mare, grazie anche alla poppa che si apre, regalando a questi grandi prendisole uno spazio sull'acqua unico. La poppa chiusa garantisce una maggiore sicurezza e permette di utilizzare questo spazio anche in navigazione o di sera, mantenendo però i vantaggi della poppa aperta quando lo specchio di poppa si trasforma in una terrazza sul mare. La particolarità di questa Infinity Pool di poppa è che si può alzare, quindi diventa un piano calpestabile. La zona lounge qua a poppa gode dell'ombra generata dall'upper deck. Guardando bene possiamo dire che l'area di poppa è divisa in tre parti: l'area a stretto contatto con il mare dove prendere il sole, la zona piscina e l'area lounge. Questo main salon è particolarmente luminoso, in quanto sopra di me ci sono due grandi skylight che fanno passare la luce proveniente dal ponte superiore, dando luce naturale alla parte che è più a poppa di questo ambiente, che non ha, come il resto del salone, le finestrature laterali. È incredibile il lavoro fatto dall'architetto che ha curato gli interni. L'abbinamento dei colori, ed in particolare il cuoio che a me piace molto per la sua attrattività, divani e poltrone Fendi e il pavimento in rovere spazzolato rendono questo ambiente accogliente e raffinato. Qui sulla dritta troviamo un accesso al passavanti esterno che permette di entrare nello yacht senza passare per la main lounge. Ora andiamo a scoprire la cabina armatoriale. Anche qui troviamo un richiamo del dettaglio Fendi. Come vedete, la cabina armatoriale ha lo stesso stile e gli stessi colori della main lounge. Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che anche il dressing, così come il bagno, hanno tanta luce naturale grazie alle grandi finestre. A mio gusto trovo ottima la scelta del parquet anche in bagno, perché non dobbiamo dimenticarci che siamo su una barca ed una rollata improvvisa sul marmo bagnato può essere pericolosa. Sono all'over deck, qui troviamo 4 cabine, 2 cabine matrimoniali e 2 cabine doppie con letto a pullman, quindi 3 posti letto per ciascuna cabina doppia, 2 matrimoniali, e su questa barca l'armatore ha deciso anche di avere la quinta cabina guest sull'upper deck.
Siamo sull'upper deck e andiamo verso prua. Qui troviamo una pantry e la quinta cabina ospiti, che volendo l'armatore può decidere di trasformare in uno studio. Andiamo a scoprire la plancia di comando. Questo yacht è uno yacht ibrido, il che, sfatiamo subito un mito, non significa avere qualcosa in meno, ma qualcosa di più. Ora vi mostro le modalità possibili. Abbiamo modalità shaft, electric, off, diesel. La prima modalità, come vi ho mostrato, shaft, significa che si possono tenere i generatori spenti, si utilizzano i motori endotermici accoppiati al motore elettrico che fornisce la corrente. Poi abbiamo la modalità electric, che può essere utilizzata in due modi, utilizzando solo le batterie e quindi l'armatore può decidere di navigare in una riserva naturale per 10-12 miglia senza accendere motori o generatori, oppure utilizzare i gruppi elettrogeni che generano corrente alimentando il motore elettrico. I motori elettrici accoppiati ai motori endotermici permettono a questo yacht un notevole passo avanti anche in termini di sicurezza, perché possono navigare fino a 4500 miglia a 11 nodi senza utilizzare i motori endotermici. Se invece si vuole sfruttare tutta la potenza, questo yacht può arrivare fino a 17 nodi. Non può passare inosservato ad un occhio attento che questa plancia è di ispirazione navale. I giganteschi schermi sono stati installati sulla parte bassa del parabrezza frontale in modo da garantire la massima visibilità verso prua. Chi conduce questa nave può fare tutto in grande sicurezza seduto sulla poltrona di comando. Ovviamente, per poter concentrare tutti i comandi in così poco spazio, non mancano due grandi touchscreen installati tra una poltrona e l'altra. La cabina del comandante con diretto accesso alla plancia è un must su barche molto grandi e sicuramente è molto apprezzabile su questo baglietto. Qui sulla dritta troviamo una letta di manovra presente anche sul lato sinistro. Quest'area lounge di prua è una delle più grandi che io abbia mai visto su yacht di queste dimensioni. La scala consente di accedere direttamente alla jacuzzi del Sundeck. Come vedete c'è una grandissima zona conviviale e più a prua due grandi prendisole. Inoltre questa zona può essere ombreggiata grazie a questi tendalini. Se gli ospiti decidono di rilassarsi qua a prua durante la navigazione, essendo le poltrone di comando rialzate, il comandante non avrà problemi di visibilità. Questo alberino telescopico in carbonio serve per ottemperare a quanto previsto dal regolamento Correg per navi sopra i 50 metri. Sulla dritta e sulla sinistra non mancano i portellini per controllare l'ancora durante le manovre. Questa grandissima cala Nostromo è dotata di carroponte, in quanto qua dentro è possibile riporre il secondo gommone e le moto d'acqua, che poi vengono varate grazie al portellone laterale di sinistra. Questo yacht è stato disegnato da Francesco Pascoschi nelle linee esterne in collaborazione con Margherita Casprini per gli interni. Come vedete alle mie spalle abbiamo questa scala che ci conduce fino al Sundeck, ma è a scomparsa perché può essere completamente incassata dentro. La zona dining dell'upper deck è estremamente versatile. Abbiamo questo spazio che ha le vetrate laterali completamente apribili. Qui abbiamo uno schermo TV che si può
anche ruotare, quindi è possibile guardare la TV sia dall'esterno che dall'interno. Questa zona esterna è più riparata dal vento rispetto alla zona di prua. Come vedete, anche qui ci sono gli skylight che danno luce al ponte inferiore e prendono luce dal ponte superiore. Ora andiamo sul sun deck. Sono sul sun deck. Questa alle mie spalle è la seconda jacuzzi, che ha questo sistema che troviamo anche sull'Enterprise, baglietto Enterprise, per cui se la barca dovesse rollare ha questo sistema per cui l'acqua non esce fuori dalla jacuzzi. Abbiamo un wet bar, TV a scomparsa e questi vetri sono fotocromatici. Guardate questo pavimento nella zona del tavolo, che al di là della sua bellezza è estremamente pratico, in quanto evita che i residui di cibo macchino il tech. Di prua alla jacuzzi potete vedere la scala che porta all'upper deck. Sono nell'engine control room e adesso vi mostrerò la sala macchine, dove troviamo due motori MTU da 1600 kW accoppiati ai motori elettrici e due generatori da 180 kW. Alle mie spalle abbiamo il generatore notturno, mentre qui vi mostro le casse delle batterie a litio. Nelle due casse batterie troviamo dei sensori per la rilevazione incendio, rilevazione gas e per estinzione incendio nel caso in cui si dovesse gestire un incendio. Le batterie vengono completamente affogate. La cucina e la dinette equipaggio sono molto grandi. Al lower deck troviamo 4 cabine equipaggio doppie, ognuna dotata di propri servizi, e la laundry. La qualità di baglietto si misura anche qua, che grazie ai suoi 169 anni di storia non trascura la zona equipaggio perché conosce perfettamente l'importanza di far star bene le persone che lavorano a bordo. Trovo molto pratica questa porta che permette all'equipaggio di passare dalla zona ospiti alla zona lavanderia senza attraversare il main deck. L'armatore può scegliere se avere a poppa della sala macchine, ovvero sotto la zona lounge esterna di poppa, un secondo tender garage molto grande oppure una zona spa. Quest'ultima scelta potrebbe essere quella ottimale se consideriamo che questo tipo di yacht dislocanti solitamente possono dotarsi di un grande gommone al traino e pertanto non necessitano di una zona garage per quel tempo.